Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. È tanto che non ci vediamo, spero stiate tutti bene a casa, che sia tutto ok in famiglia, mi auguro. Allora ho pensato di mandarvi oggi la correzione del primo esercizio che vi avevo assegnato. Allora, ho preso spunto dall'esercizio di un compagno per produrre questa correzione. Allora, innanzitutto il testo dell'esercizio l'ho aggiunto qua. Prendete sempre anche voi la buona abitudine di mettere il testo dell'esercizio, perché così quando apro un esercizio so qual è il testo dell'esercizio e quindi che cosa dovevo fare. Il testo dell'esercizio era: dati 5 numeri, stampa video, quali sono positivi e se tra questi numeri compare il numero 3. Quindi io che cosa dovevo fare? La prima cosa che dovevo fare era acquisire i 5 numeri. I 5 numeri potevo acquisirli anche sempre nella stessa variabile, però per comodità abbiamo deciso di acquisirli in 5 variabili diverse. Allora, le 5 variabili diverse si chiamano numero 1, numero 2, numero 3, numero 4 e numero 5. Allora, quindi queste 5 variabili che cosa conterranno? Conterranno i valori dei numeri che l'utente inserisce. Decidiamo che il nostro programma parte quando io clicco sullo sprite, cioè quando io clicco sullo sprite il programma avrà inizio. Allora, innanzitutto premessa, in questo programma c'era libertà di mettere uno sfondo e io ho messo uno sfondo del mare, perché purtroppo in questo periodo che siamo chiusi in casa non possiamo uscire, vabbè, ci dilettiamo, abbiamo internet che è la grande finestra sul mondo che ci permette di vedere tantissime cose, tutto quello che vogliamo. Volendo possiamo guardarci una bella webcam del posto preferito dove noi andiamo al mare, giusto per distrarci. E quindi vabbè, per questo motivo io ho pensato di inserire questo sfondo. Poi ho scelto ho lasciato, diciamo, il pupazzetto, lo sprite che era stato scelto, e che è un bell'orsetto, così, che è spiritoso, mi piace molto. E poi passiamo a che cosa? Allora, quindi avendo messo lo sfondo, lo stage e lo sprite, passiamo al nostro script, che altro non è che il nostro codice. Allora, quando inizia il programma inizia quando io clicco sullo sprite, quindi quando clicco sullo sprite inizierà il programma. Che cosa devo fare? Devo innanzitutto chiedere all'utente di inserire il primo numero, quindi userò questo blocco. Dimmi il primo numero per 2 secondi, di modo che rimane evidenziato sullo schermo con un certo tempo di latenza la scritta. E poi chiedo la risposta e attendo. La risposta dove la vado a mettere? La vado a mettere nella variabile numero 1, così la variabile 1 conterrà il primo numero che io ho inserito. A questo punto questo blocco di 3 istruzioni io banalmente lo copio e lo incollo 5 volte, perché in realtà fanno la stessa cosa. Tra l'altro questo esercizio ve l'ho fatto fare proprio perché è un esercizio che serve come introduzione ai cicli, ossia il blocco di istruzioni lo copio e lo incollo 5 volte e mi rendo conto che volendo devo superare un po' il limite delle istruzioni che ho visto finora e devo introdurre i cicli. Allora, dopo averlo copiato, che cosa faccio? Vado a modificare il numero, cioè invece di numero 1 metto numero 2, poi invece di numero 2 metterò numero 3 e così via. A questo punto sono arrivato, diciamo, ho inserito tutti i numeri che erano richiesti. Dopo aver inserito tutti i numeri che erano richiesti, che cosa devo fare? Devo andare a controllare se il numero inserito è positivo, perché il testo dell'esercizio mi chiedeva: stampa video, quali sono positivi? Quali sono positivi? Quindi devo stampare il numero se è positivo. Allora che cosa farò? Andrò a controllare se numero 1 è maggiore di 0. Se numero 1 è maggiore di 0, che cosa farò? Dirò numero 1, quindi visualizzerò numero 1 sullo schermo numero 1 e dirò che è positivo, quindi verrà visualizzata sullo schermo la scritta numero 1 è positivo, e questo lo farò
Quindi questo blocchettino a questo punto del se lo ripeto 5 volte per tutti i numeri. Altra cosa, fate attenzione che diciamo, la visualizzazione sullo schermo è inserita all'interno del se, vedete? È dentro il se. Quindi poi io che cosa faccio? Questo blocchettino lo duplico e lo copio e lo duplico 5 volte. D'accordo? E quindi lo abbiamo tutte le 5 volte. Così in questo modo abbiamo controllato tutti i numeri, abbiamo controllato che sono positivi. Che cosa dovrò andare a modificare? Dovrò andare a modificare in questo punto e in questo punto che si tratterà del numero 2. La stessa cosa lo dovrò fare qua che si tratterà del numero 3 e lo dovrò fare qua che si tratterà del numero 4 e così anche qui che si tratterà del numero 5. Perfetto, detto ciò mi manca l'ultima parte del problema. L'ultima parte del problema che ho, è quella che ho spostato in questo momento e ho messo a lato, che cosa mi permette di fare? Mi permette di controllare se il numero 1, e qua vedete che prendo il blocchettino, se il numero 1 è uguale a 3. Se il numero 1 è uguale a 3, allora dico che c'è il numero 3 per un secondo. Questo blocco che cosa faccio? Anche qua duplico, vedete? Duplico e lo metto sotto. Ok? Duplico e lo metto sotto e che cosa faccio? Vado solo qua a modificare il numero, d'accordo? Allora, questo, quindi qui modificherò il numero, invece di numero 1 prenderò la variabile numero 2. Questo blocchettino adesso lo cancello, vado a mettere il tutto, compongo il tutto, ho modificato, vedete? Qua cambia numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5. Perfetto, vado ad eseguire il mio programma e vediamo se funziona. Per eseguire il programma clicco sullo sprite, mi chiede di inserire il primo numero, inserisco un numero negativo. Mi dice di inserire il secondo numero, inserisco il 3. Mi dice di inserire il terzo numero, a questo punto metto un numero positivo. Il quarto numero metto un altro numero negativo, così non verrà visualizzato, e il quinto numero metto un numero positivo 8, che quindi dovrà essere visualizzato quando vado a controllare se i numeri sono positivi. Perfetto. Allora guardate, vedete, mi ha detto che 3 è positivo, che 6 è positivo, che 2 è positivo, che 8 è positivo e che c'è il numero 3. Il numero 3 c'è una volta sola. Ok? Perfetto. Questo esercizio si poteva fare anche in altri modi. Anzi, vi do un compito. Proviamo a farlo, diciamo, in un'altra modalità, magari inserendo una sola variabile. Vi saluto, alla prossima. Ciao a tutti!